1, 2, 3, 4, 5. Funziona. Fatto, ciao. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video, oltre a presentarvi il mio bellissimo nuovo tappetino, vi farò vedere come andare a costruire questo circuito. È un relè, uno switch comandabile tramite Bluetooth e, come avrete già visto dall'intro, a creare una semplice app su Android per poterlo comandare. Andiamo a vedere passo per passo come si fa. Partiamo dallo schema elettrico, eccolo qua. Il circuito si basa principalmente su due componenti che sono l'AT-Tiny85 e un HC05, di cui qui vediamo a schema solo il connettore. L'AT-Tiny85 è un piccolo microcontrollore, eccolo qua. Come vedete ha un numero limitato di ingressi e uscite, 0, 1, 2, 3 e 4, che comunque sono più che sufficienti per la nostra applicazione. L'HC05 invece è questo modulo qua, già pronto, che ci permette di comunicare tramite il protocollo Bluetooth. Sul resto del circuito possiamo trovare la parte di alimentazione. Qui ho messo un AC/DC converter direttamente da 220 a 5 volt. Qui a seconda delle applicazioni si potrebbe anche usare un DC/DC converter da 24 a 5. Dipende dove vogliamo andare a installare il nostro circuito. Io andrò a installarlo su un cancello dove ho sì un 24 volt, ma per renderlo un po' più universale, nel caso poi volessi cambiare applicazione, metto direttamente l'alimentazione a 220. Un LED su un'uscita che utilizzerò per fini diagnostici, per mostrare quando si attiva il relè. Il relè con il suo comando e il diodo di ricircolo. E qui due resistenze che mi permettono di abbassare leggermente i livelli del segnale in trasmissione verso l'HC05, perché l'HC05 è sì alimentabile con 5 volt, ma ha i livelli a 3,3 volt. Quindi in trasmissione la T-Tiny, anche se i livelli sono a 3,3 volt, non gli dà fastidio, mentre in trasmissione dalla T-Tiny verso l'HC05 abbassiamo leggermente la tensione. Ne ricaviamo da questo schema un PCB, eccolo qua, qui troviamo la T-Tiny, il connettore per il modulo HC05, il connettore di uscita, il connettore per l'alimentazione 220, l'alimentatore e il relè. Andiamo a fare il nostro PCB. Se siete interessati a vedere la procedura completa con tutte le spiegazioni, potete trovarla nel video qua. Belli i miei guanti, eh? Sono costretto ad usare un doppia faccia perché avevo solo più questo, ma su questo lato che non utilizzerò ho già rimosso il fotoresist con del solvente. Soluzione di sviluppo TEC, soluzione per incisione TEC, già pronti come nei migliori programmi di cucina. Perfetto. Mi dimentico sempre che sto programma
fai fuori dei componenti veramente con pochissimo rame intorno. Sarebbe buona norma ogni volta controllare e aggiungere un po' di piazzola attorno al foro. Oggi voglio provare a saldare i componenti SMD con la mia piastra riscaldante rigorosamente pericolosissima e autocostruita, di cui non ho ancora un case, ma vediamo se funziona correttamente. Ok, vado a saldare gli altri componenti.
Eccolo qua, pronto. Qui non c'è ancora la T-Tine, ma ho messo solo lo zoccolo, e qui ci andrà l'HC05. Adesso non ricordo l'orientamento, ma dopo lo mettiamo a posto. Finito il PCB dovremmo andare a programmare la T-Tiny. Per programmarlo c'è bisogno di un'interfaccia dedicata. In questo caso io mi sono creato un PCB personalizzato con i collegamenti per andarci a mettere su un Arduino Uno, altrimenti servirà un programmatore dedicato, ma con un Arduino Uno e questo shield personalizzato, che si può fare anche su una Millefori con questo schema qua, si fa in questo modo qui, si mette la T-Tiny su ed è possibile andarlo a programmare. Sull'Arduino 1 andrà caricato lo sketch di Arduino as ESP che vediamo adesso sul PC. Come visto poco fa, bisogna utilizzare un Arduino 1. Andiamo a prendere per far questo l'esempio presente già di default su IDE di Arduino, che è questo qua, Arduino ISP. Si va a caricare questo Arduino ISP sull'Arduino 1, dopodiché si monta la T-Tiny 85 come da schema che abbiamo visto, che è presente anche in descrizione, e a questo punto torniamo sul nostro sketch. Se la T-Tiny arriva nuovo vergine, oltre allo sketch è necessario caricare anche il bootloader. Per fare ciò bisogna fare questo lavoro qua. Allora, innanzitutto bisogna avere la libreria della T-Tiny. Libreria in descrizione. Selezioniamo ATtiny 85, ATtiny 85 e clock internal 8 MHz. Controlliamo che la porta sia quella corretta. In questo momento io non ce l'ho collegato, ma è da selezionare qui. E a quel punto si fa scrivi il bootloader. Se tutto è collegato correttamente, Arduino darà un messaggio di scrittura avvenuta e a questo punto saremo poi in grado di andare a fare la programmazione dello sketch vera e propria tramite il comando dedicato. Ecco lo sketch che andremo a caricare sulla T-Tiny 85. Andiamo a vederlo nei dettagli, dopodiché vediamo come caricarlo. Per comunicare con l'HC05, che vedremo dopo che andrà anche programmato a sua volta lui stesso con alcuni parametri, utilizzeremo il protocollo seriale. Dato che la T-Tiny 85 non ha nativamente una porta seriale, dovremmo andare a dirgli di utilizzare un protocollo seriale. Per fare questo utilizziamo la libreria Software Serial. Quindi con questo comando gli stiamo dicendo utilizza la libreria Software Serial. Definiamo la porta 0 e la porta 1 come RX e TX della seriale. Definiamo una password che in questo caso utilizzeremo poi sul programma che va ad abilitare il relè come una password, altrimenti qui volendo ci potrebbe anche essere un semplice 1 o un comando definito. Andiamo a definire la porta seriale e la chiamiamo come Bluetooth Serial, utilizzando RXD e TXD che abbiamo visto prima sono rispettivamente la porta 0 e la porta 1. Diciamo che sulla porta 2 ci sarà relè, definiamo una stringa per il messaggio che sarà quello che riceviamo e una variabile booleana 0,1 che ci teniamo come predefinita a 0 low. Sul setup andiamo a definire una funzione che vedremo successivamente. Questo volendo potrebbe anche essere messo qui, facciamola più semplice, così. Tanto è inutile utilizzare una funzione dedicata, ecco. Così ci semplifichiamo la vita. Quindi nel setup gli diciamo di iniziare la comunicazione seriale con la porta Bluetooth Serial a 38.400 baud, impostiamo un delay di 1 secondo, dopodiché usiamo questo comando flash, proprio come lo scarico del water, per buttare tutto quello che potrebbe arrivare dall'inizializzazione del modulo HC05 e aspettiamo un altro paio di secondi. Definiamo il relè come output, quindi la porta 2 come output,
e andiamo a scriverlo come low, quindi gli diamo come predefinito il fatto che il relè sia spento. Nella parte loop, cioè quella che verrà ripetuta all'infinito, definiamo questa variabile come un char, che sarà ciò che riceveremo dalla porta seriale. Quindi nel comando while, in questo ciclo while, controlleremo se c'è una comunicazione seriale in arrivo. Se c'è una comunicazione seriale in arrivo, andiamo a mettere tutto nella variabile char di poco fa e andiamo a metterla nella variabile string messaggio, quindi tutti i caratteri che arriveranno verranno messi in coda uno dopo l'altro nella variabile messaggio. Finito questo andremo a definire la variabile booleana come ricevuto uguale i alto. In questo modo sapremo che avremo ricevuto un messaggio. Dopodiché, come vediamo qua, se la variabile ricevuto è alta, altrimenti questa parte qui viene saltata completamente fino qua, se la variabile messaggio sarà uguale alla variabile password, che abbiamo definito qua come esempio 1, 2, 3, 4, 5, allora andremo a attivare l'uscita del relè come alta, attendiamo 500 millisecondi e la andiamo poi di nuovo a impostare come bassa. Quindi il relè si chiuderà per 500 millisecondi e si riaprirà. Per questa applicazione ho bisogno di una chiusura momentanea di mezzo secondo del relè. Per altre applicazioni dovesse servire un po' di più, possiamo mettere un secondo, 2 o quello che ci pare. Possiamo fare 2 comandi separati. Il comando che è 1, 2, 3, 4, 5 attiverà il relè come alto e un altro comando come 5, 4, 3, 2, 1 spegnerà il relè. C'è abbastanza libertà di movimento. Andiamo a svuotare la variabile messaggio, andiamo a impostare la variabile ricevuto come basso, come low, perché ormai abbiamo fatto quello che volevamo con il nostro messaggio, e vado a impostare un ciclo for che ripeterà per 3 volte un 1 come risposta al modulo HC05, quindi al Bluetooth che sarà collegato adesso. Questo per far sì di essere sicuri che il messaggio verrà inviato al dispositivo connesso. Quindi se invece il messaggio non è uguale alla password, quindi qui queste operazioni le facciamo se il messaggio è corretto, altrimenti se è un messaggio di cui non sappiamo l'origine, andiamo a scrivere sulla porta seriale, sempre per 3 volte con questo ciclo for, 1, 0. Vedremo poi come utilizzare questi messaggi per dare delle risposte personalizzate sull'app. Anche qui di nuovo svuotiamo la variabile messaggio e andiamo a impostare la variabile ricevuto come bassa. Finito, questo è tutto quello che ci serve per comandare il relè tramite il Bluetooth. Per andare a configurare invece l'HC05 andiamo a caricare sempre sull'Arduino 1 questo sketch disponibile in descrizione. Per farlo dobbiamo poi collegare relativamente il pin 3 e il pin 2 dell'Arduino 1 al pin TX e RX dell'HC05 insieme ovviamente a positivo e negativo. Lo facciamo insieme qui. Dunque, negativo GND, positivo più 5 volt, colleghiamo al positivo più 5 volt, TX lo colleghiamo, abbiamo detto, al 3, RX lo colleghiamo al 2. La cosa importante per entrare in modalità di programmazione è che prima di collegare l'alimentazione all'Arduino collegato al PC, quindi immaginiamo che questo sia collegato al PC, bisogna tenere premuto questo pulsantino. Questo pulsantino va in modalità programmazione, quindi teniamo premuto il pulsantino e collego l'alimentazione. Lo faccio vedere un attimino da qua. Ecco, ora l'USB è alimentata. Se lo collego normalmente, questo lampeggia veloce, significa che non siamo in modalità programmazione. Mentre se mi disconnetto, tengo premuto il pulsante,
collego l'alimentazione, che lampeggia molto più lentamente. Vuol dire che siamo in modalità programmazione. Torniamo al PC. Eccoci con l'Arduino 1 con lo sketch Bluetooth Serial caricato e con le connessioni che abbiamo visto prima sull'HC05. Andiamo sul monitor seriale, le impostazioni sono 38400 baud e impostazione abilitata, quindi entrambi NL e CR. Vediamo se funziona il collegamento, scriviamo AT, ecco qua, ok, ci sta rispondendo il modulo, quindi siamo connessi correttamente. Vediamo alcuni comandi, per esempio AT più version, ok, versione 2.0, tutti i comandi sono disponibili a questo link che vi metto in descrizione nel caso vogliate approfondire. Quello che ci interessa è sapere che siamo come ruolo slave, vediamo quindi AT più role 0. Nel caso trovaste 1 qua, anche se di default sono impostati come slave, si fa in questo modo: AT più role 2 punti 0. Ok, se io faccio AT più role e metto 1, nel momento in cui vado a controllare lui mi dirà che sarà a 1, io invece lo rimetto a 0. 0. Ok. E andiamo a impostargli un nome che ci piace, per esempio AT più name e diamo il nome cancello. Ok, quindi sul telefono, per esempio, quando vorremmo connetterci a questo modulo Bluetooth, troveremo un dispositivo che si chiama cancello. AT più UART ci dirà che la comunicazione sarà a 38.400 baud, nessun bit di stop e no parità. Questo non lo andiamo a cambiare. Per andare a cambiare la password invece il comando è psvd, quindi mettiamo AT più psvd, 2 punti, e gli mettiamo una password che può essere 0000, che è quella già di default. psvd, infatti 0000. Lasciamo questa, poi chiaramente ognuno può metterci quello che gli pare con questo comando. Ecco il nostro circuito tutto montato e assemblato con l'ATtiny programmato, l'HC05 configurato. Ho aggiunto 2 spezzoni qua, li ho saldati sull'alimentatore per non avere il 220 sul circuito e alimentarlo con un 5 volt dall'alimentatore stabilizzato. Accendiamo. Ok, il LED lampeggia velocemente. Prendo il telefono, faccio accoppia nuovo dispositivo, ecco qua che me l'ha già trovato. Cancello. Vado a mettere la password che avevo configurato sull'HC05, che era 0000, e il modulo si connetterà. Vado ora ad aprire quest'app Bluetooth Terminal, che serve appositamente per testare gli HC05 e moduli simili. Opzione, trovo il modulo cancello, mi connetto, ho connected to cancello. Vediamo che il LED adesso lampeggia 2 volte velocemente e poi fa una pausa. Questo significa che siamo connessi correttamente. Qui vado a impostare sul button 1 la stringa 1, 2, 3, 4, 5, che è la password. Sul button 2 e ne mettiamo un'altra sbagliata. Mettiamo una parola a caso. Save. Ora andiamo a vedere che se io premo il bottone 2
Ecco qua, mi risponde 000, l'ho premuto 2 volte, 000 un'altra volta, faccio clear, ecco qua nuovamente 000. Mentre se premo il button 1, eccolo qua, vedete che ricevo 111 e si sente anche il relè, lo faccio sentire che scatta. Vediamo anche il LED che si accende. Nello sketch che vi ho mostrato prima dal PC avevo dimenticato la parte del LED. L'ho aggiunto successivamente ed è ora sullo sketch scaricabile. Ora andiamo a vedere come creare un'app che possa fare il nostro caso. Ecco Codular, utilizzeremo questo tool per creare un'app per il nostro modulo. Vado su Create App e qui ho già aperto il programma che ho creato. Molto semplice per Android. Mi dispiace per chi ha un iPhone, ma io non sono pratico del mondo iOS e quindi non sono a conoscenza se ci siano dei tool simili per creare app per iOS. Se qualcuno la sa, mi lasci un commento e vediamo se si può approfondire l'argomento. Per fare la nostra app ho utilizzato un label, eccolo qua, basta trascinare qua sopra, adesso questa la elimino, chiaramente. Quindi che cosa ho qua? Una label, qua sopra, un text box, sempre andando a prendere da qua, un pulsante, button, qui si chiama button tree perché in realtà avevo già fatto diversi esperimenti e quindi siamo arrivati al 3, ma vi troverete se è la prima volta button 1, dove gli ho messo il text ok, qui se scrivo ciao naturalmente apparirà come testo ciao, ma lo chiamiamo ok. L'ho messo che sarà grande come tutto lo schermo, la stessa cosa vale per la label e il text box. Dopodiché ho inserito andando qui su connectivity, un Bluetooth client, eccolo qua, Bluetooth client 1, senza modificare alcun parametro, e un clock, eccolo qua su sensor, non mi ricordavo più, clock, utilizzando queste caratteristiche, quindi timer always fire, vuol dire che non lo fa una volta sola, ma continua a girare ciclicamente. Timer enable l'ho messo disabilitato, dopo vedremo sul programma il perché. Andiamo anche a nascondere text box, lo togliamo come visible, e button 3 lo togliamo come visible. In questo modo rimane solo la label qua, anche se adesso non ha scritto niente perché non gli abbiamo messo nessun suggerimento. Ora se vado su blocks, ecco qui c'è già il mio programmino fatto. Qui c'è da smanettare parecchio, nel senso che io per fare questo programma qua, da secondo utilizzo che ho fatto di questo tool, ci ho messo un po' di tempo. Bisogna utilizzare le informazioni che si trovano su internet, utilizzare gli esempi perché non è proprio immediato. Questa funziona, quindi anche di questo troverete il link in descrizione, sia dell'APK sia dell'AIA, che è l'estensione del file del Codular Creator. Andiamo a vedere brevemente quello che fa. Quindi, questo è un tipo di programmazione, non mi ricordo come si chiama. Questo è un tipo di programmazione più visuale, ma la base è sempre quella che utilizziamo anche per esempio su Arduino. Vediamo per esempio when screen 1 initialize do, quindi cosa facciamo quando all'avvio dell'app? Quindi settiamo label 1 come attendere finché non c'è il client 1 connesso. Qual è il client 1 connesso? If call Bluetooth client connect address. Questo qui l'ho preso tramite i comandi AT.
eccolo qua, ATADDR. Non l'ho fatto vedere, ma tramite questo comando è possibile ottenere l'indirizzo. Se no, la stessa cosa è ottenibile andando sull'app, andando sulle impostazioni del Bluetooth, da lì è possibile vedere l'indirizzo del modulo, senza andare a utilizzare i comandi AT. Quindi nel momento in cui siamo connessi, la label la impostiamo come connesso al Bluetooth, inserire codice, e impostiamo come visibili il pulsante e il text box. Noi nel text box andremo a inserire per esempio la parola d'ordine che abbiamo impostato prima. Avevamo messo 1, 2, 3, 4, 5, quindi nel momento in cui io vado a premere button 3, che è quello ok, invierà il testo, send text, ciò che c'è nel text box, e abilita il clock, quello che ogni millisecondo fa un ciclo, e imposterà il text box come vuoto. Questo è il ciclo che verrà ripetuto ogni volta che si abilita il clock, quindi ogni millisecondo. Cosa fa questo ciclo? Va a vedere se ci sono byte da ricevere. Vedete? Call Bluetooth Client 1 bytes available to receive maggiore di 0. Per fare questa cosa qua, per farvi un esempio, come ho fatto? Vado su Bluetooth Client, qui ci sono tutte le cose disponibili, tutte le funzioni disponibili, prendo bytes available to receive, vado su matematica, ce ne sono un casino di funzioni, e utilizzo questa funzione qua. Metto questo dentro, ecco qua, maggiore di, mat di nuovo, ecco qua. Con questo ho fatto la funzione. Per quello che dico che c'è da smanettare, ci sono veramente tantissime possibilità. Quindi nel momento in cui verifico se c'è qualcosa da ricevere, controllo che il testo che ricevo, che avrà un numero di byte pari al numero di byte disponibili alla ricezione, sia 1. Se è 1, allora setterò il label come fatto, ciao. Se è 0, con errore, se è 0 o comunque qualsiasi altra cosa, infatti c'è un then else, altrimenti, errore, riprova. Per fare i test è possibile andare su Connect to Companion e con il QR code ci connettiamo al Codular Companion app disponibile su Android, su Play Store, e possiamo fare i test in diretta senza scaricare l'app. Altrimenti, una volta che abbiamo fatto tutti i test del caso, ovviamente da qui io sono andato a impostarmi anche un po' di cose belline. Per esempio sono andato a impostarmi che l'icona del programma avrà la forma di un cancello. Fatto questo, dicevo, un'esportazione per APK. Eccolo, ce l'ha fatta. Non spaventatevi, ci mette veramente una vita. Da qui, cosa più comoda, ovviamente, fare il download dell'APK. Eccoci di nuovo qua, questa volta con l'app installata. Vedete che c'è l'iconcina del cancello, come vi dicevo. Per far sì che funzioni correttamente bisogna aver associato almeno una volta, quindi bisogna averlo come memorizzato, il dispositivo Bluetooth. Non serve che sia già connesso, ma è sufficiente che sia tra quelli riconosciuti. Apro l'app. Allora, se lasciamo disalimentato momentaneamente il modulo, vedete che è spento. Se io lo apro, come vedete, non appare nulla. Nel momento in cui lo alimento, eccolo qua, connesso al Bluetooth, inserire codice. Se metto qualsiasi cosa, sbagliata, errore, riprova. 1, 2, 3, 4,
5. Funziona, fatto, ciao. Nella prossima puntata lo vedremo poi connesso ad un cancello vero. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, ovviamente, così saprò che vi interessa anche la prossima puntata dove lo collegheremo ad un cancello vero e proprio. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Un saluto a tutti da Andrea. Ciao!